Allora, in questi giorni ho realizzato un mini spot per sponsorizzare la riapertura di un ristorante vineria. E voi direte, sì ok, ma cosa me ne frega? Per quanto possa sembrare semplice, queste sono le cose più rognose da fare. Quindi secondo me vale la pena analizzare e rendervi partecipi di tutta la fase di editing che mi ha portato a questo risultato. Ok, avete visto, no? È un video abbastanza easy, ma adesso svisceriamo tutto quello che c'è dietro. Partiamo dalla richiesta del cliente. Mi serve un video per far sapere che abbiamo riaperto, per le stories. Bene. Il materiale a disposizione è quello realizzato nell'arco dell'anno precedente, quindi si parla di foto delle serate o qualche piccolo video realizzato durante il lockdown. E questo è proprio quello che rende difficile questi edit. Di solito non sono cose che tratto, però questo era un caso particolare e quindi dovevo realizzarlo, per forza. Poi, come dicono tutti adesso, antifragile. Sfrutto una cosa, tra virgolette, negativa a mio vantaggio e ci faccio anche un video su YouTube. Anche se io effettivamente non ci guadagno, perché non mi segue nessuno. Ma un giorno ci guadagnerò con questa cosa. Comunque, è arrivato il momento di andare al computer. Innanzitutto vi mostro un po' del materiale che avevo a disposizione, giusto per farvi un'idea sulla critica situazione che ho dovuto affrontare, che tanto immagino che qualcuno, bene o male, ci si ritroverà. Ovviamente quello che faccio qui su Final Cut Pro lo potete fare su Premiere, è indifferente assolutamente. Vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo tantissime immagini, come vedete, tante foto di tante persone, tante cose, e poi ci sono dei video. Qua c'è il girato, ma io ho preso direttamente i video montati, che sono questi qui, che mostrano, diciamo, un po' i servizi, ecco, che svolge l'azienda. Ve ne faccio vedere uno giusto per farvi capire il mood. No, era questa roba un po' così, preparano da mangiare, da bere, e poi c'è tipo queste scenette così mentre ballano. Sono molto simpatici, puntano su quello, molto easy. Prima cosa che si nota, soprattutto guardando l'Instagram, è che il colore principale dell'azienda è il giallo-arancio. E quindi sono partito con questo bello sfondo giallo. E lì è rimasto un'oretta buona. Perché da qui in poi è il vuoto. Come vedete il materiale era molto poco, quindi non era semplice studiare, ideare un video decente. Come dicono i più grandi, il montaggio è la seconda regia. Ecco, in questo caso è la prima. Sicuramente volevo fare qualcosa di fresh, veloce, divertente, una cosa che funziona molto sui social, e quindi sono partito da questo per quanto riguarda la ricerca musicale. Questa era la cosa migliore da fare per schiarirmi le idee, trovare la musichetta adatta e da lì costruire, diciamo, tutto quanto. Che è questa qui che ho, diciamo, composto e poi tagliuzzato in qua e là per farla durare precisa per il video che mi serviva. Per queste cose la scelta musicale è davvero fondamentale, cioè soprattutto se scegliete una canzone moscia, dopo non ve le guarda nessuno. Già l'attenzione sui social è veramente minima. Quindi avevo bisogno di qualcosa di boom, divertente, scattante, veloce e interessante, qualcosa che catturasse subito l'attenzione. Ecco, questo è il mood che ho utilizzato per la ricerca della musica. Allora, adesso che vi ho infarinato la situazione, guardiamo insieme l'edit che ho fatto per questo video. Diciamo che sono partito prima creando le parole chiave, quindi apericena, musica, vino, sabato, bla bla. Ce n'erano anche altre, ma ho deciso di toglierle per rendere tutto, diciamo, un pochino più leggero e veloce. Comunque è un video che dura 15 secondi, è inutile mettere tanta carne al fuoco. Poi ho iniziato a mettere le foto. Come vedete qua ci sono un po' di foto. Non volevo riempire il video solo di foto perché altrimenti sarebbe stato noiosissimo. Quindi quello che ho fatto è alternare foto, video, foto, video. Come vedete qua ci sono dei video, qua ci sono delle foto, poi si ritorna con i video, poi si ritorna con le foto, eccetera, eccetera. Continuo così sempre. In questo modo risulta tutto meno monotono, più divertente, e in questo modo
modo, diciamo, aiuta un pochino di più la concentrazione e a dare dinamicità al video. L'intro invece, che è questa qua, è una delle cose che ho fatto per ultimo, perché sì, avevo deciso che il corpo del video sarebbero state le parole chiave, però questa parte, diciamo, ascendente all'inizio mi metteva un po' in difficoltà, ecco. La soluzione del telefono l'ho scelta semplicemente perché è appariscente esteticamente. Una persona che è su Instagram e che vede una grafica del genere magari è attratto a guardare tutta la storia, non è una cosa che vedi tutti i giorni. La foto bella la vedi tutti i giorni, una grafica no, quindi ci sta che magari uno sia un pochino più attratto e mi guardi tutto il video. La realizzazione di questa cosa è veramente molto semplice. C'ho un mock-up di un telefono e sopra c'ho messo il video. Il mock-up lo potete trovare tranquillamente su Freepik, cercate smartphone e poi con Photoshop ve lo ritagliate. Sopra l'immagine ho semplicemente applicato un draw mask, sono andato a fare tutta la mascherina intorno, poi l'ho messi uno sopra l'altro e li ho composti o nidificati, mi sembra su Premiere si dice quando unisci tutto insieme, e solo adesso nella precomposizione sono andato ad agire con la dimensione, la posizione eccetera eccetera, perché sennò altrimenti qui avrei dovuto sincronizzare la posizione di tutte e due, sarebbe stato un inferno. Ho cambiato i keyframe in lineare perché in smooth crea una specie di onda di velocità, di solito fa veloce, lento, veloce, mentre a lineare va con calma, parte da un punto, arriva a quell'altro senza tanti sbalzi di velocità. Cosa molto particolare è questa animazione qui dove c'è la scritta musica. Questo è un video che ho preso su internet sul quale ho attivato il keyer. Sono andato a togliere il nero semplicemente, l'immagine era così, ho tolto il nero e gli ho dato il giallo. Visto che comunque il giallo è il nostro colore, il giallo arancio è il nostro colore, più lo facevo vedere, più tra virgolette era a tema con la pagina. E l'unico vero effetto di tutto questo montaggio è questo qui, quello dove c'è la scritta sabato 8 maggio. Questo effetto deriva dal pacchetto di Lupo Daniele Piras, che era uno youtuber tanto tempo fa, adesso ha smesso, però è un DOP molto molto in gamba, che ha fatto questi pacchetti di effetti che ho acquistato, che spesso mi ritornano abbastanza utili per queste cosine molto easy. Bene, tornando a noi, la cosa su cui focalizzarsi maggiormente, secondo me, è l'audio. Lo sappiamo, l'audio, il sound design è una cosa importantissima, e soprattutto per queste cose che sono, diciamo, senza un corpo vero e proprio, non è che ci sono delle immagini belle che ti colpiscono, cose del genere. Fare un buon audio aiuta la concentrazione per il video. Le persone che guardano questo video con un buon audio saranno più coinvolte, quindi questa era una cosa fondamentale da fare, perché oggettivamente non è che avevo grandi immagini bellissime da far vedere. Allora, quando faccio un po' di sound design preferisco togliere la musica. Quindi, come vedete, la disabilito e inizio ad applicare tutti gli effetti audio. Nel momento in cui il video senza la musica si può considerare piacevole, secondo me a quel punto abbiamo finito. Adesso vi faccio vedere il video con solo i suoni. Adesso vi faccio vedere il video con solo la musica. Lo vedete quanto è molto meno efficace, cioè proprio ha perso tantissima potenza. Come avete visto i suoni danno veramente tanto corpo all'immagine, cioè secondo me veramente la stravolgono. Alcuni suoni derivano dalla camera, altri invece li ho scaricati, tipo all'inizio abbiamo questo suono digitale. Si chiama Digital Typing, voi cercatelo, sicuramente ne trovate tantissimi, però ci sta, accompagna molto bene questo momento frenetico del telefono che si muove con tutte le immagini velocizzate sotto. Successivamente vedete queste cose qua, i suoni delle bottiglie che si stappano, invece li ho registrati direttamente io in camera, tipo questa qua. L'unica cosa che ho fatto è mettere un high pass a questa clip qui per togliere la frequenza bassa, perché altrimenti si sentiva la mia voce. Questa qua è la mia voce. Applicando il filtro
si sente solamente il tappino che cade. E poi ogni foto l'ho accompagnata con un click della fotocamera. Ho usato vari effetti, come vedete sono 4 totalmente differenti per dare un pochino più di dinamismo alla cosa. E sotto il suono del click delle fotocamere c'è Crowd, Applause and Cheer 3, che ricrea, diciamo, un po' quel mood festaiolo che stiamo cercando, quindi alla fine ci sta. Altra cosa che ho fatto è mettere un po' di whoosh nel momento in cui ci sono dei movimenti, soprattutto questi movimenti qui del telefono. Ci sono degli whoosh ad accompagnare la cosa. E in fondo c'è questo suono qua, Bubble. Ecco, questo suono qua, Bubble 3, che lo troviamo anche qui all'inizio, deriva direttamente dalla mia bocca. Funziona ed è anche uno degli audio che utilizzo più spesso. Ok, questo video l'ho fatto di circa 18 secondi apposta, visto che mi era stato chiesto su Instagram come mai 18 e non 15. Questo perché l'ultimo pezzettino del logo e del prenota ora, come vedete, è su un'altra storia. Quindi se qualcuno per qualsiasi motivo skippa la prima storia, magari vede la seconda. Comunque in questa parte finale c'è una cosa molto importante, che è lo scrivici per prenotare. Quindi anche metterla in fondo alla storia non è il massimo, perché non è detto che tutti guardino tutto il video intero. Quindi mettendola in un'altra storia sicuramente aiuta un pochino di più la visibilità. Niente, quindi questo è il montaggino di oggi. Come vedete bisogna sempre trovare qualche escamotage per tirare fuori delle cose decenti, e questo penso che sia la cosa più difficile del nostro lavoro, trovare le soluzioni quando le soluzioni non ci sono. Fatemi sapere che ne pensate, se anche voi vi siete ritrovati in una situazione analoga e come siete riusciti a cavarvela. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo di iscrivervi, di mettere like, tutte queste cose, così mi aiutate, mi supportate, e noi ci vediamo prossima settimana con qualcosa di veramente particolare.